Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video velocissimo DIY, visto che l'ultimo che avevo fatto era sulle cover e vi è piaciuto tantissimo, e visto che mi diverto tantissimo a fare le cose fatte in casa e a riciclare le piccole cosine che possiamo trovare, ho deciso di farvi un altro video. Questa volta è su portacandele o comunque piccoli punti luce da utilizzare, non so, magari sui tavoli quando andiamo a cena e quindi vogliamo fare magari una tavola un pochino più carina, oppure sul comodo della camera per dare un pochino di luce. Allora, alcuni di questi li potete vedere alle mie spalle. Ad esempio questo è fatto con una piccola jar della Bromioli, quindi quella per fare le marmellate eccetera eccetera, oppure questa qui invece è con un bicchiere che avevo io in casa che non utilizzavo, mentre quest'altra è una candelina che ho realizzato con un bicchiere vuoto dell'Ikea, di una candela dell'Ikea, ricoprendolo con dei glitter. Ma non vi voglio dare troppi spoiler perché tanto troverete tutti gli strumenti, tutto ciò che dovete fare all'interno del video. Vi lascio immediatamente al tutorial e mi raccomando, lasciatemi un commentino qua sotto se volete che ne faccia altri e un pollicino in su se vi piace questa tipologia di video. E basta, vi lascio il tutorial, vi mando un grande bacio. Ciao a tutti! Iniziamo con la mia preferita, che è quella realizzata con il barattolo da conserva. Per prima cosa ho preso lo scotch ed ho applicato al di sopra la candelina elettrica per avere un segno della circonferenza che andrò poi a tagliare con le forbici. Questo mi serve soltanto come idea di un cerchio, in realtà voi potrete disegnarlo, scegliere degli adesivi già tagliati, potete fare come preferite, e realizzo due cerchi della stessa identica dimensione. Questi li andrò ad applicare sul barattolo, precisamente all'interno e nella parte non serigrafata, quindi non con i disegni o eventuali firme, ad esempio bromioli o fiori. L'importante è che sia molto molto liscia, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi ritroveremo un barattolo con due cerchi di scotch all'interno applicato. Vado quindi a dipingere l'interno del barattolo con una vernice spray. In questo caso ho scelto un azzurro molto molto chiaro, però potete scegliere assolutamente i vostri colori preferiti ed anzi sarà molto carino realizzare tanti colori diversi. Adesso cordina e colla a caldo. Iniziamo con l'inizio della corda ad applicarlo dalla parte serigrafata, quindi dove non abbiamo applicato il cerchio precedentemente, e dando piccoli punti di colla realizziamo via via tutto il bordino. Diciamo che è la parte un pochino più lunga del lavoro questa, ma è anche molto divertente, e vi consiglio di realizzare anche il bordo superiore, quindi guardando il barattolino dall'alto realizzate anche il bordino in cima per rifinire al meglio il vostro lavoro. A questo punto il nostro barattolo è praticamente pronto. Con l'ausilio di uno stuzzicadenti mi aiuta a staccare il pezzo di scotch che abbiamo applicato precedentemente. Mi raccomando, assicuratevi che la tinta sia completamente asciutta. Stacchiamo lo scotch e poi sempre con lo stuzzicadenti mi aiuto a rifinire lievemente i bordini del cerchio. Non deve essere una cosa troppo precisa, ma è sempre una cosa molto carina a rifinire. Infine zucchero di canna all'interno a ricreare un pochino l'effetto della sabbia, e una tea light elettrica per dare un po' l'effetto caldo in una serata magari d'estate.
Passiamo adesso alle candeline simil cocktail. Utilizzo dei bicchieri che non utilizzavo più in casa e con l'ausilio della Vinavil e un pennellino vado a realizzare il bordino proprio all'inizio del bicchiere, sia interno che esterno. Quindi mi raccomando, realizzatelo con precisione. Io all'incirca ho fatto 1 centimetro, anche un pochino meno, e adesso col sale da cucina o con lo zucchero, quello che preferite, vado a realizzare la copertura, quindi presso molto bene contro i bordini il sale in modo tale che aderisca al Vinavil e quindi mi realizzi questo piccolo bordino simil margarita di un cocktail. Ho realizzato 2 bicchieri nella stessa maniera, li differenzierò semplicemente con il colore del sale profumato da mettere all'interno. Questo qui è un sale che si trova veramente in tutti i negozi, magari in fiorai oppure in negozi anche dei cinesi, trovate sicuramente tanti colori e tante profumazioni. La rosa ha appunto la profumazione alla rosa, mentre la viola alla lavanda. Quindi queste candeline sono molto carine non solo esteticamente, ma hanno anche un doppio uso perché profumeranno l'ambiente nella quale si troveranno. Ecco qui infatti la candela alla lavanda, e la cosa è veramente semplicissima: nel momento in cui il vostro sale non profumerà più potrete buttare via quello vecchio e sostituirlo magari con un sale nuovo o realizzarne tantissime di tanti colori diversi alle varie profumazioni. Ultima ma non per importanza, la più elegante forse è quella che sa proprio di più di Capodanno, carinissima anche per fare dei regali alle vostre amiche. Questa è fatta con un bicchiere vuoto di una candela Ikea, quindi vecchia, e la riempio con una colla vinilica mista a un po' d'acqua. Mi raccomando, non gettatele via questi bicchierini perché sono comodissimi per fare tantissimi DIY molto molto carini. Successivamente con del glitter, mi raccomando la colla deve essere ancora fresca, li butto semplicemente all'interno e ruotando il bicchiere realizzo completamente l'interno dorato e glitteroso. Lascio asciugare, successivamente capovolgo il bicchiere e con uno spray, stavolta bianco perché secondo me il bianco e l'oro stanno veramente molto bene assieme, ho deciso di coprire tutto quanto. Questo è il risultato finale, è velocissimo ed è carinissimo anche per dei regali da fare alle amiche. Mi raccomando, provate e fatemi sapere. Il video finisce qua, io spero tantissimo che queste idee vi piacciono, lasciatemi i vostri pareri qua sotto e se volete altri video come questi iscrivetevi. Vi mando un grande bacio, ciao ciao!